Bene, buongiorno a tutti, amici, amiche, amiche ed ovviamente nemici dell'emiciclo. Benvenuti a questo aggiornamento live dall'Aula Magna itinerante estiva sotto l'orbita bassa terrestre dell'emiciclo. Oggi è il 6 di agosto e come ogni giorno andiamo a fare la nostra routine quotidiana su Bitcoin e i suoi fantastici amici utilizzando gli strumenti che ormai iniziate a conoscere sempre meglio del Cycle Stick e di tutto l'ecosistema emiciclo accessibile attraverso un'app che presto sarà disponibile anche sul Google Store a breve, parliamo probabilmente fra una decina di giorni e nel frattempo potete tutti avere diciamo, l'app scaricabile dal nostro browser direttamente sui device visitando il nostro sito www.emiciclo.com. Detto questo, andiamo a vedere rapidamente, così che voi siate aggiornati su quello che succede. Per tutti gli studenti, ricordatevi che non è più l'app che abbiamo usato finora su GetResponse, la routine quotidiana e la supposta, ma le trovate entrambe sull'app, nello specifico nella sezione dell'assemblea. Quindi andate sull'assemblea, troverete sopra due switcher fra l'emiciclo dove si può votare su quella che è l'idea del focus del trade da fare in giornata e di fianco la live con tutte le registrazioni e anche l'archivio delle registrazioni passate sia per quello che riguarda le routine sia per quello che riguarda le supposte. Premete su uno dei due video, probabilmente entrambi, che volete guardare e poi vi apparirà come un player di YouTube il video della supposta o della routine. Cosa importante, la differenza dal player normale è che avete in basso l'opzione per lasciare dei marker, delle impressioni. Su cosa? Su quello che stiamo facendo, su quello che state guardando. Impressioni che poi restano fisse sulla timeline. Per esempio, sulla routine, sulla supposta di ieri, io vi ho messo sovrapposto sul punto nel quale parlavo di questo scenario, lo scenario nella giornata in corso, cioè come si è andato a risolvere quello che abbiamo fatto durante la routine. Se faccio play vedo sostanzialmente quello che avviene nella routine, ecco, siamo ieri mattina, ieri pomeriggio alle 13, e poi vi ho messo un'immagine, insomma, uno screenshot di come si è risolta. Quindi è un punto, diciamo, nel quale si possono lasciare immagini di operazioni o di centrature, ma anche più semplicemente potete disegnare direttamente sul video, sicché tutti gli altri potranno osservare quello che voi state postando, state lasciando e condividere quella specie di analisi, insomma, rapida o attraverso un vocale, potete anche lasciare una nota vocale o semplicemente una nota scritta, che poi saranno anche tutte archiviate sotto il video stesso. Quindi è un modo anche per rendere l'analisi viva e continua per tutti. Va bene. Forse era questo anche un motivo per il quale avevate molto basso, forse di Vedi default anche qui il volume è di molto basso, lo devo controllare. Va bene, questa è la nuova assemblea, spero che vi piaccia. Andiamo invece sostanzialmente sulla parte golosa, croccante, perché questa mattina io in stanza del bottone vi ho messo un setup long per l'operazione numero 120. Il setup è un long che andremo a triggerare nel momento in cui dovessimo rompere il livello dei 65.000 circa, che sostanzialmente sarebbero il nostro trigger long per vincolare il T-3 inverso e con esso probabilmente tutto quel movimento che abbiamo detto ormai da diversi giorni ci porterà a capire come si risolve la questione del T più 3 inverso. Che cos'è la questione del T più 3 inverso? Sono ormai probabilmente 4-5 giorni che non ripetiamo altro.
quindi non vedo perché non doverlo ripetere anche oggi. Vado sul quadrante dedicato, sul layout emiciclo dedicato alla routine quotidiana, che per voi sono qui sotto sul desktop dove c'è scritto emiciclo e potete aprire con un clic i miei grafici H24 aggiornati sempre come fossero i vostri navigabili. Ovviamente i miei setup, i miei layout del primo slot coincidono con i vostri layout emiciclo. Qual è la faccenda relativa al T+3? Perché ne stiamo parlando in maniera così assidua da diversi giorni? Perché se io vado sul 12 ore ed osservo il T+3, e lo so che ve ne ho già parlato ieri, l'altro ieri, l'altro ieri, ma siamo in un periodo di vacanze, quindi probabilmente molti di voi potrebbero essersi persi il messaggio. Io lo ripeto, lo ribadisco, per chi c'è e per chi ci sarà. Anzi, saluto. Buongiorno Phil, buongiorno Renato. E perché Buongiorno. buongiorno, perché ripeti, hai visto la nuova assemblea? Hai avuto modo, piacere di testarla? Guarda, sono tornato a galla oggi Ah, e ok, già stamattina ho guardato, sì, molto molto bello e va utile. bene. Quindi, Comunque, guarda, sì, sì. quando vorrai vederti una delle routine o delle passate La, o la routine di ieri l'ho vista, routine e su supposte le ho post, va bene. viste. Non da qui, perché l'ho scoperto dopo, Ok. ancora dal tradizionale, però le ho viste tutte e due. Ora lì, diciamo, metterò i dovuti alert scritti anche lì per dirvi non cercate più niente qui sopra perché ormai i grafici non sono più qui sopra, la stanza del bottone non è più qui sopra e neanche le routine quotidiane di sessione sono più qui sopra, quindi sostanzialmente quell'app lì, a parte per il manuale, che però ovviamente immaginate che sarà presto qui sopra, anche lui, per il resto non serve più a nulla, quindi spostiamo tutto nel nostro unico Qui, ecosistema. benissimo. Mm. Anche poi, diciamo, questa ha una feature in più che secondo me è molto interessante, poi vedremo come si svilupperà, dove voi potete commentare, il disegnare, T-5. intervenire direttamente sulla routine o sulla supposta con disegni, messaggi vocali, Ah, anche la sticker. routine lo fa perfetto, su quello è molto utile, che sono dei passi a volte che sono importantissimi Eh, e andarli poi a ricercare invece con un Esatto, marker voi potete comodissimo. marcarlo e lasciare anche una vostra impressione o una vostra domanda, e soprattutto in questo senso io vi consiglio di utilizzarlo, cioè se c'è un passaggio, una questione, anche mentre la guardate che non vi torna, potete fare una domanda e io o chiunque altro potrebbe rispondere. Diciamo, sostanzialmente serve a evitare il muro di messaggi, che magari in questo periodo un po' morto, d'estivo, non c'è, non ne si percepisce, ma quando siamo 10, 20 e ognuno di noi scrive una cosa e posta un grafico, si perde nel muro dei messaggi. Qui no, perché sono tutti su una timeline ben definita, verticali su quel momento. Comunque, torniamo nuovamente a noi altri. E qual è la questione del T più 3 inverso? Che è la questione fondamentale, definitiva, che sta sempre più arrivando al nodo ed è il motivo per il quale io poi vi ho messo anche il trade questa mattina. Sostanzialmente noi abbiamo, per quello che è il visibile anche sul quadro ciclico, abbiamo che il T più 3 inverso è praticamente in rampa, cioè pronto a partire, è pronto a invertire. Se io ve lo mostrassi sul quadro ciclico, ve lo vedreste praticamente arrivato, cioè se noi andiamo sul T più 3, guardate dov'è, è alla fine del suo tragitto, è praticamente in finestra di lancio. Perché è in finestra e non in rampa? Ed è il motivo per il quale noi siamo molto attenti in questo momento. Perché se io lo apro e guardo il dettaglio, si trova sotto la coda. Quindi allo stato attuale la partenza del T più 3 inverso non è qualcosa di tangibile, nonostante che le medie cicliche arriveranno fra un giorno e 12 ore. Quindi fra pochissimo, abbiamo pochissimo tempo a disposizione per cercare attraverso questi strumenti una conferma o un'inibizione. E io sto puntando sostanzialmente sull'inibizione, cioè sul fatto che noi il T più 3 inverso non lo stiamo lanciando,
poi sto puntando, stiamo mettendo in macchina un setup che parla di questo, non puntiamo su niente, possiamo costruire anche setup opposto, e anzi lo andiamo a costruire assieme oggi. Però sostanzialmente noi stiamo osservando che il T più 3 inverso è agli sgoccioli, sta per arrivare, sta per confermarsi sulla parte opposta, e nel momento in cui questo avviene, o noi lanciamo il T più 3 inverso o lo inibiamo. Se lo inibiamo significa che si sale, significa che il T più 3 inverso non è partito, quindi si aggiornano i massimi. Perché per andarlo a chiudere, no? Per andare a chiudere lui, T più 3 inverso, o una struttura superiore, ma quindi si va ad aggiornare i massimi. E come seguiamo, quali sono gli strumenti nei quali noi seguiamo tutto ciò nel modo più velocemente possibile? Eccolo qua. Media ciclica emiciclo arriva fra un giorno e 12 ore sul cross. Il prezzo è la relazione con la sua coda, che attualmente è sopra, non è sotto. Quindi, quali sono le due possibilità? Quali sono i due scenari? Nel primo scenario noi stiamo facendo T-1 inverso A, T-1 inverso B, T-1 inverso C. Questi sono i tre amici Fritz che chiudono il T più 1 inverso, quindi fanno sostanzialmente il touché su F più 1 inverso, che altro non è che il BC del trimestrale inverso, e adesso giù bangerang, ok? Tutto coerente. Questo è il BC, questo è il segnale del trimestrale che arriva proprio sul suo BC. È perfetto, ragazzi, tutto questo è perfetto per la discesa. Noi come lo tradiamo? T-1 inverso, spinta. In realtà noi qui dobbiamo andare a caccia proprio del T-1 inverso in sé. Quindi sul T-3 inverso noi qui potremmo entrare short, è appunto quello scenario che dobbiamo costruire oggi, in quanto invece lo scenario long l'abbiamo già costruito. E invece non si basa su questo lo scenario long, cioè non va a caccia della partenza del T più 3 inverso, ma va a caccia dell'inibizione della partenza del T più 3 inverso. Tutto questo perché io credo che sia un approccio che cambia completamente la vostra prospettiva rispetto al mercato, cioè non c'è più niente che è lasciato alle sorti del mercato. È tutto un ragionamento squisitamente logico di cui voi avete totale controllo. Totale controllo. Perché avete totale controllo? Perché in questo momento noi possiamo dire che se il T più 3 inverso viene confermato, allora questo è il BC, fra poco ripartiremo, torniamo sotto la coda, crossiamo e proseguiamo giù. Se invece il T più 3 inverso non è partito, cosa succederà logicamente? Succederà che il prezzo resta sopra la coda, non ci ritorniamo più sotto, ci farà da supporto, noi spingiamo verso l'alto per inibire questo cross o per renderlo praticamente inutilizzabile, cioè renderlo, stravolgerlo, renderlo minimo e quasi impercettibile in un movimento rapido che magari per poco mantiene l'etichetta della partenza del T più 3, ma poi viene subito inibita da questa ripartenza. E questo è l'evento della derivata prima positiva, che avviene spesso quando le medie cicliche, avvicinandosi, sostanzialmente determinano il tempo o della partenza di quel ciclo o dell'inibizione di quel ciclo. E noi su questo adesso stiamo lavorando da una settimana, quindi non potrete assolutamente arrivare impreparati a questo giorno e 12 ore che ci separano dall'evento importante che è il cross fra l'incrocio delle medie cicliche. Poi potrebbe non succedere nulla, potrebbe rimanere un piattume che non porta da nessuna parte o un zig zag che non porta da nessuna parte. Pazienza, pazienza, noi non siamo qui per prevedere quello che succederà. Per il semplice fatto che sono 5.000 anni che qualcuno prova a spacciarsi per detentore di un potere adatto a farlo, ed è 5.000 anni che queste persone sono sostanzialmente dei ciarlatani o comunque i più grandi truffatori della storia. Non è questo il nostro. Nel caso, scusa, Prego, Michele, prego, nel stavo caso facendo che un po' di prosegua pittonate. Vai.
un movimento appunto laterale senza rompere nessuno swing, stiamo rimandando comunque una decisione che è sempre quella che stiamo attendendo. Quindi operativamente per andare short T-1 o addirittura T-3. Per andare long a questo punto stessa cosa. Dovremmo aspettare che si concluda un T-1 anche lì, giusto? O un altro ciclo? Sì, un T-1 che sulla carta noi in realtà adesso Partito, andiamo a vedere. partito dal minimo di qualche barra fa. Guardate che ce l'abbiamo già. Ce l'abbiamo già. Ce l'abbiamo già. Cos'è? Perché se io vi apro 1, 2, 3. F-1, eccolo qua, vi dirò di più. Questi sono 3 nel momento in cui noi prendiamo il minimo del 3 agosto. E qui abbiamo una situazione dubbia, sicuramente al limite, perché entrambi i minimi coinvolgono la possibile ripartenza di una struttura, sia sul primo che sul terzo, cioè sia sul primo che sul 3 di agosto ne possiamo costruire o un T-1 a 5 tempi, o corto, con 1, 2 e 3. E il terzo dei quali magari sta andando a chiudere entro la giornata di oggi e ripartire con forza entro la giornata di domani, cioè con molta potenza, con molto vigore. Quindi sicuramente noi dobbiamo avere un occhio di riguardo per la relazione con F-1 oggi, perché è la relazione che potrebbe portare alla chiusura del T-1 corto o lungo, anche lungo. Cioè, che significa che stasera, quando noi arriviamo, se stasera noi arriviamo intorno alla mezzanotte su questo livello, beh, ha senso costruire anche su un T-7, su un T-6. Certo, poi significherebbe andare a fare le ore piccole, speriamo di no. Però, diciamo, domani mattina alle 10:11, qui il tempo inizia a scarseggiare perché il T+3 inverso sta per crossare. La coda di T+3 inverso ci siamo sopra, la FLT del T-1 ci fa da supporto. Insomma, se domani mattina noi siamo da questa parte, il setup long si riabbassa qui sotto. Si riabbassa qui sotto su cosa? Sul primo T-5 sostanzialmente. Per il setup short, invece, ce la prendiamo un po' più calma. Valutiamo la chiusura del T-3 su uno di questi due minimi, inverso. Ci piazziamo con un altro T-3 inverso con le nostre solite 44 barre e monitoriamo. Monitoriamo che cosa? Monitoriamo che la struttura qui sia effettivamente con il T-1 già chiuso, sono quasi 6 giorni, oppure noi qui abbiamo T-2 inverso A, T-2 inverso B, che ha chiuso, probabilmente con questa struttura, e T-2 inverso C, che adesso parte, trova l'omologo del T-1 sulla FLD e poi riparte, torna su. Tra l'altro abbiamo questo picco intorno a domani mattina. Però, Avrei insomma, una domanda. prego. Tu stai ipotizzando quindi che o non esiste il T-1, quindi esistono 3 T-2 e quindi un T, giusto? Sì. Oppure appunto che ecco, il cycle seed in qualche modo con i cicli dominanti ci può aiutare per capire che cosa esiste, cioè se esiste settimanale. Facciamoci È un una giro. domanda, Sì, facciamoci un giro per esempio sulla composita, guardandolo sul quadro ciclico.
e vediamo, per esempio, se ci sono sul settimanale o sul T-1 delle strutture che riverberano un picco o un minimo. E io avevo notato questa cosa stamattina, che sul T-1 e sul T ci sono due segnali contrapposti. Partiamo, Vedi, uno dice che lì alle 5 c'è un minimo e l'altro dice che c'è un massimo. ok, abbiamo il T-1 da 4 giorni, questo su Che ha 45 un minuti, 87, 82, non ci da vedo. 121 periodi, che è in Ok? salita, quindi sta andando a caccia del suo picco che troverà fra stanotte e domani mattina. Però abbiamo anche in tutto questo un T-2 e un T, un paio di T, sia da 6 giorni che da 9 giorni, che invece sono in una fase di salita, o comunque eh, il T da 10 giorni, quello sul 3 ore, ha già superato il suo bottom e sta in salita, sta spingendo, insieme al T più 2. T Ma insieme anche al T-1, e insieme anche al T-1, che però è già... Questo T-1 che è a un po' cosa più assomiglia? avanti. Assomiglia o alla partenza del corto, quello a 3 tempi che noi stiamo seguendo, quello che abbiamo detto è partito il 3, Sì, il, sì. il 3 di agosto abbiamo fatto solo praticamente 2 T-3 e mezzo. E quindi sarebbe coerente con questo che sta ancora spingendo per arrivare al suo picco. Invece sul 6.2 giorni, io credo che noi Tra stiamo l'altro ha uno score più alto di tutti. che ha lo score più 7. alto di tutti, questo sul 6, sul 6.2, sembra più invece parlare di un ciclo che è partito il primo di agosto, e sta andando verso un bottom domani, cioè il movimento è comunque coerente con che cosa? Torno un attimo su Cycle Stick. È coerente con che cosa? È coerente con, vediamolo sul 45 minuti che si vede meglio. Quella composita sul settimanale da 7 giorni circa è coerente con T-2A, T-2B, T-2C, che domani arriva, fa un bottom, chiude questa struttura a 3 tempi, che può essere un settimanale corto, può essere un T-1 lungo, trova un bottom, cioè siamo quasi al bottom. Lui dice domani alle 5, alle 17 c'è un bottom. E però che cosa ci sono sotto a spingere? Cosa ci sono sotto a spingere? Ci sono il T lungo, quello da 10, eccolo qui, sul 3 ore, questo da 10 giorni, che ha comunque uno score molto alto, un 3%. C'è questo T-1 che sarebbe un primo 50% di un eventuale movimento, e c'è il mensile, che però ha lo score più basso. Questo effettivamente fa un po' la differenza. Lo score del mensile è molto basso, parliamo del 70%. Quindi questo T da 6 giorni, punto 2, con lo score più alto, che è pronto a spingere, cioè che è pronto a chiudere, io lo potrei tranquillamente immaginare coerente col movimento rialzista, perché probabilmente è un movimento che lui individua. Abbiamo detto quel time frame è il 90 minuti, andiamolo a vedere proprio sulla composita, chiudiamo questi, eccolo qua, dovrebbe essere lui, eccolo qua. Cioè lui dice dal minimo del primo è partito questo movimento che domani alle 17 chiude.
Chissà se riesco a spostare qui un indicatore che prende tutte le composite del quadro e le ributta qui dentro, proprio come ho fatto con i target. Potrebbe essere interessante. E dicevo, lui è questo settimanale da 6 giorni che fa così. E questo potrebbe essere anche il suo primo 50%, non necessariamente tutto un settimanale. Che lancia da qui a questo punto un T-1, a questo punto un T-1 o anche un T inverso, che però dobbiamo cercare di integrare con la centratura. È forse un po' complicato? No, in realtà non è complicato, perché se qua partisse un settimanale, qualora partisse un settimanale, vedete, il nostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è F+2. Il nostro obiettivo è quasi sicuramente F+2 e una relazione con F+2 per crossarla o meno, visto che F+1 l'abbiamo già superata. F+1 l'abbiamo già superata, quindi o siamo sul BC, come ho detto prima, o siamo sul BC di F+1 inverso, ed è assolutamente coerente con la discesona, assolutamente coerente con la discesona, o stiamo lanciando il mensile di indice che deve arrivare almeno su F+2, almeno a contatto con F+2. Poi io ho messo il nonno maglione come livello, che è un po' più in alto, e il superamento del top ovviamente significa andare a vincolare il T+2. T+2 che è partito, cioè noi abbiamo sicuramente un T+2 inverso, da cui abbiamo preso il target, abbiamo preso lo swing, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per lanciarlo, cioè lo swing lo abbiamo baciato, ci abbiamo palleggiato sopra. Quindi io credo che la migliore delle azioni da fare in questo momento ci mettiamo la data corretta, 21 luglio, stiamo in inglese. Ci mettiamo il 5. Quindi non sappiamo se il 5 abbiamo effettivamente lanciato il nuovo settimanale inverso. Mettiamo qua. Adesso potete spostare i ring e lui ricorderà sia per i ring sia per i controller dei vari indicatori dove l'avete lasciato per l'ultima volta, se non ve lo ritrovate sempre in mezzo alle scatole. Ma tra l'altro sono l'unico che si è accorto che abbiamo il CCI come indicatore nel Cycle Seeker. No, anch'io. Ah, ok, ovvio. Però non sappiamo come leggerlo con precisione. Non Vabbè, ancora, ovvio. non ancora, Non perché ancora. a breve vi dirà quando è o meno è soddisfatto. Senza bisogno che venga io a scrivervi. Avete un sacco di indicatori sul Cycle Seek, ne avete un sacco. Gli essenziali sicuramente, e poi i ciclici, che sono il vero motore. Piano piano, diciamo, integreremo sempre più indicatori. Su TradingView è ovvio, c'è una vastissima scelta. Sì, ma molti non servono. Molti sono abbastanza, diciamo, sì, esagerati, ridondanti, un po' inutili, non testati. Chiunque può postare quello che vuole. Non è che sia un approccio sbagliato, cioè l'approccio open è la linfa della ricerca. Quindi ci sarà la possibilità pure da parte vostra di poter
scrivervi il vostro indicatore. Dobbiamo però fare quello è un passaggio successivo, cioè un linguaggio, Oh, ma lo faremo. visto che io avrei una domanda. Prima hai parlato del T più 2, che dovrebbe crossare F più 2 per la Sì. tua partenza. Quel T più 2 lì è quello che però vediamo con uno score basso nelle composite? Beh sì, sì, sarebbe un T più 2 che tra l'altro sulla centratura daily non è coerente con la centratura, cioè la centratura daily non prevede per adesso la costruzione con 4 settimanali e il T più 2 che chiude, ma il T più 2 è ancora in corso e sostanzialmente va a chiudere definitivamente con il T più 1 in cui ci troviamo. Se noi adesso che siamo sopra F più 1 iniziamo a confermare la partenza di un nuovo T più 1 di indice, allora possiamo ragionare anche di T più 2, perché avremo T più 1A, quindi già chiuso a 17 luglio, T più 1B, questo in corso, e siamo sostanzialmente su una fase in cui lanciamo un nuovo T più 1 e probabilmente quindi poi lanciamo anche un T più 2. Anzi, a proposito, vediamo se abbiamo preso dei target. La risposta è sì. La risposta è assolutamente sì. Effettivamente questa cosa non l'abbiamo valorizzata. Se noi abbiamo lanciato dal 1° agosto piuttosto che dal 3 agosto una nuova struttura di indice e se questa struttura di indice include la partenza del nuovo T più 1, qualunque sia il minimo, noi abbiamo crossato F-1 e abbiamo mangiato il target. Quindi noi, almeno su un paio di punti, ci possiamo mettere d'accordo, cioè il cross di F più 1 l'abbiamo fatto. Eccolo qua. Il target lo abbiamo preso. Fatemi aprire un attimo MTT di nuovo. Eccolo qui. Il target l'abbiamo preso. TDF-1. TDF-1 preso. Cross fatto. In pratica noi qui abbiamo una buonissima iniziale conferma del T più 1 e a questo punto andando sull'RQ e aprendo sul 3 ore la media ciclica, no scusatemi, eccola, questa cosa non l'avevamo vista. Questa cosa non l'avevamo vista. Cioè il T più 1 ha crossato questa notte. Proprio sul minimo dell'1 agosto, tra l'altro. Siamo sopra abbondantemente proprio con la gutturale aperta. Siamo abbondantemente sopra la sua coda. Abbiamo crossato T più 1 e la previsione di chiusura è il 9 agosto. È il 9 agosto il picco per ora. Quindi come aggiorniamo il nostro piano? Perché si aggiorna in maniera abbastanza comoda in questo modo. F più 1.
Mettete i vicini. Dov'è l'altro? Dovrei fare che i pallini si vedono anche quando l'indicatore è nascosto. Così cliccandoci sopra magari è un po' trasparente, cliccandoci sopra invece si accende e magari si potrebbe nascondere. A me questi pallini fluttuanti devo solo capire come ottimizzarli, ma sono davvero il metodo, il modello giusto. Magari potrebbero stare accorpati in un gruppo. Va bene, roba di UI che non vi interessa. Allora, abbiamo lanciato il T+1, abbiamo crossato la sua FLD. A questo punto ci tocca fare un passo avanti e dire: abbiamo preso il target invece del settimanale? L'abbiamo preso il target del settimanale? La risposta è no. Guardate dov'è il target settimanale. TDF è sopra la nostra testa. Pazzesco. TDF sopra la nostra testa. E quindi che cos'è TDF, ragazzi? TDF è il boss finale. È il boss finale. TDF, tra l'altro, vicino allo swing del T-1 precedente, anzi del settimanale precedente, probabilmente, è il nostro mostro finale. Rotto lui, si lancia il mensile. Se lanciamo il mensile, puntiamo al cross di F+2. Cross di F+2 che si trova almeno più 4 almeno a 2-3 punti percentuali da noi. Se non oltre. Questo è F+3, questa è F+4, attenzione, questo è F+4, noi siamo a 12 ore dal cross di F+4. Insomma, qui siamo su una rampa o una resistenza con le gigapalle. Non so se si può dire gigapalle su YouTube, ma andrebbe sicuramente definita una cosa del genere. Perché fra 12 ore la prossima candela è quella che avvicina ancora di più le medie cicliche al cross, mette a contatto il prezzo con F+4, ci fa probabilmente aggiornare un massimo che tocca il target che lancia un mensile, sta ballando su 2-3 code che definiscono se il prezzo deve continuare a volare almeno fino ai 67-68 mila euro, 66-67, questo è il nome del nostro capitolo, 66-67, o scendere per il trimestrale che avrà questa bella dorsale di T+4 magica da seguire. Quindi insomma siamo secondo me poi non vale niente, ma da quello che vedo siamo sull'edge di un movimento o l'inizio di un movimento importante, molto importante. Considerate che se noi superiamo F+4 poi, l'eventualità di arrivare anche su F+5, perché a quel punto noi lanciamo un T+5 volendo, diventa concreta e diventa poi pure, insomma, diventa
credo che nei prossimi 2 giorni posso tranquillamente dire che mi aspetterei nelle prossime 24 ore, 48 ore, un inizio di movimento che poi definisce il trend più grosso. Cioè dove potersi anche piazzare sul lungo periodo. A proposito di trend, siamo sopra il trend di F+4, quello di F+3 ha virato al rialzo. Interessante. Scusa, lo scenario in cui viene rotto F+4, quindi verosimilmente da qualche parte è partito una F+4, Sì. ovviamente dal minimo, ok. Riesce a incastrarsi lo stesso nella centratura che avevi fatto nella tab 9, mi sembra, che è quella su 32 giorni che prevede minimo a ottobre più o meno. Beh, però aspetta, perché quella centratura che è il Director's Plan, che ora si trova sull'8, ma Non mi veniva il termine. questo qui, che purtroppo per ora dovete tenervi così perché noi utilizziamo dei feed che non sono ampi come quelli dell'index. Però ora da quello che vi mostro, ma ve lo posso tranquillamente dire a voce, quel T+7 nel quale ci troviamo, è vero che può andare ad aggiornare a ottobre con un ultimo T+6, con un ultimo T+4 semestrale. Quindi Assolutamente parte, sì. ok, ho capito adesso, sì, mi hai già risposto, ci Può sta un T più benissimo 4 che va a chiudere, finire ma lì. può benissimo chiudere il T+7 qua. Ecco, però in quel caso lì dovrei raggiungere e superare T più 5, F più Sì, a 5. quel punto Allora, non si ferma, cioè non torniamo più in giù. quel caso lì, il ciclo è terminato lì, se vogliamo, Sì, giusto certo, ipotetico quadriennale, certo. se ha finito lì e si riparte. E Ok. nessuno fuori di qui si aspetta quello che ci aspettiamo noi, ve lo dico. Nessuno. Nell'ottica di chiudere il T+7 qua, qui, su questo minimo. Dammi un autoanalyzer. Vediamo fin dove arriva il nostro autoanalyzer. Vediamo fin dove arriva. T+8, T+7. Eccolo qua. Sì, siamo a posto. Siamo a posto, sì. Siamo a posto, sì. Siamo a postissimo. E vediamo invece che dicono le medie cicliche. Medie cicliche dicono due cose importanti. La prima è che siamo, però è lontano, ma siamo in un punto anche buono per chiudere cicli grossi. Ma io voglio sapere che ne pensa del T+7. Ecco, se dovessimo andare sul T+7, lui direbbe che la previsione per la chiusura della chiusura e partenza del nuovo T+7 è novembre-dicembre. E quindi abbiamo lo spazio per un T più 4, quindi che parte, rompe la sua FLD, non raggiungiamo T più 5 e poi vira a ribasso per andare a fare il E movimento questo è quello che ci aspettiamo tutti. Oh, beh. Diciamo, è la cosa più coerente per BTC. E diciamo che questo T+4 però può anche crossare la sua FLD, può anche farsi una bella spinta magari fino a una coda come questa di T+6 o come questa di T+5. No, quella di T+5 l'abbiamo già superata. Siamo anche sopra la coda di T+5? Sul 32 giorni sì. Sugli altri gradi abbiamo già superato la coda di F5. Questa non me l'aspettavo, fatemi vedere. Eh sì, ci siamo sopra.
Quindi siamo sopra anche la coda del T più 5. T più 5 che andrebbe a printare, non significa che abbiamo lanciato, non significa niente, però vi faccio notare una cosa. Qui non so se si nota bene, forse qui non si vede abbastanza bene. Ve la faccio vedere su, lascio il 32 qua, ve la faccio vedere su, bello questo grafico, sulla routine. La faccio sulla routine. Se vado sull'8 giorni, ma vale anche credo sul 2 giorni, esatto, guardate qua, guardate questa situazione. Il T più 5, l'annuale parte, arriva sulla coda, sbranga giù, tutto, proprio la usa come un ascensore, una scala mobile, e però poi sdanf, ci va fuori. Dove c'è il mensile, questo bel mensile che lancia il ciclo superiore, cioè il semestrale, che abbiamo ragazzi già crossato e sulla cui coda noi insistiamo sopra. Cioè questo è il BC del semestrale. Comunque si leggono molto meglio le cose su questo strumento. Cioè, vabbè. Questo è il BC del semestrale. Quello che sto guardando adesso. Accendere F più 4? Accendere F più 4? Questa è F più 4. Ah sì, scusa, BC, no, hai ragione. Vuoi accendere F più 2? Le vediamo tutte e due. No. Sì, F più 2 ci dà le informazioni sulla F più 4. Eccola, F più 2. BC. B. Anche la FLD si trova sopra, cioè ha crossato, F più 2 ha crossato F più 4, cioè siamo in un momento in cui o questa roba esplode verso l'alto, o non può proseguire, cioè o Non viene c'è quel T più 2 che si fa l'opposto o si va su. Cioè, ha fatto tutto quello che deve fare per spingere, per poter iniziare a spingere. Quindi l'unica alternativa che ha è trovare qui tutte le resistenze possibili e invertire. E invertire forte, deve andare a piombo. Perché il T più 3 inverso, via, dice ciao, fine della festa. Molto bene, molto bene. Io auguro a chiunque di guardarsi questa routine, ve la auguro, ma vi farò anche ovviamente la supposta. Sempre parlando delle stesse identiche cose. Che questo trend positivo del T più 3 mi stuzzica il long. Va bene, andiamo di supposta.